La domanda di oggi arriva dalla Lombardia. Giorgio ci chiede: che cos'è l'ENOB negli oscilloscopi? L'ENOB è l'acronimo in inglese del numero effettivo di bit utilizzabili in un convertitore analogico digitale. Si tratta di uno dei parametri di qualità più interessanti per valutare le prestazioni di un convertitore analogico digitale e di conseguenza di tutti gli strumenti che ne fanno uso, in primis l'oscilloscopio digitale, oppure i digitalizzatori utilizzati nei sistemi di collaudo automatico o nei sistemi di acquisizione dati. Chiariamo subito una cosa: più l'ENOB è elevato, meglio è. Il suo valore massimo coincide con la risoluzione del convertitore analogico digitale. Pertanto, se abbiamo un oscilloscopio ad esempio da 8 bit, ci aspettiamo che il suo valore massimo sia di 8 bit. L'ENOB in realtà, nei casi pratici, è sempre un po' inferiore. Ad esempio 7 bit. Che cosa significherebbe? Che quando effettuiamo una misura con l'oscilloscopio digitale, in realtà l'ultimo bit possiamo dimenticarcelo, perché è quello che è influenzato da rumore, distorsioni, altre imperfezioni del nostro strumento. Quindi anche se lo strumento ha un convertitore da 8 bit, in questo caso vorrebbe dire che si sta comportando come un convertitore da 7 bit ideale. I valori dell'ENOB possono essere anche decimali, possono essere 6,2, 6,5, che suona un po' strano perché dividere un bit in frazioni ci lascia un po' perplessi. In realtà questo deriva dal fatto che la definizione dell'ENOB è una definizione matematica basata sulla statistica dei segnali. Quindi se ad esempio leggiamo che il nostro ENOB è 6,2, significa semplicemente che funziona un pochino meglio di un convertitore ideale da 6 bit. Se fosse di 5,9 funziona un pochino peggio di un convertitore da 6 bit. L'ENOB è un parametro interessante perché tiene conto di tanti aspetti che vanno a influenzare la qualità della misura, sia sull'asse verticale, tenendo conto del rumore degli amplificatori, dei filtri, della catena di trattamento del segnale, ma anche dell'asse orizzontale, ad esempio dell'oscilloscopio, perché se il segnale di clock non è stabile, ciò porta a uno slittamento del momento del campionamento che influisce sul valore del segnale che nel frattempo si sta spostando e quindi influenza negativamente la misura. Ma se è così interessante questo parametro, perché non lo si trova quasi mai nelle specifiche, ad esempio, degli oscilloscopi digitali? Il problema è che di ENOB non ce n'è uno solo, nel senso che la definizione dell'ENOB è fortemente influenzata innanzitutto dalla frequenza del segnale che stiamo misurando, ma anche dalla sua ampiezza e anche rispetto al fondo scala e anche dalle impostazioni dello strumento in quel momento, ad esempio la scala verticale. Quindi le specifiche dell'ENOB in generale ci sono negli strumenti, magari bisogna chiederle o fanno parte di una nota applicativa e sono una serie di grafici che espongono la variazione dell'ENOB in base alla frequenza di lavoro, alla ampiezza del segnale che stiamo misurando. Quindi quando dovessimo confrontare due strumenti in base all'ENOB dobbiamo fare molta attenzione che le misure o i grafici riportati della variazione di questo parametro specificano le stesse condizioni, ad esempio il 90% del fronto scala piuttosto che il 95%, altrimenti non staremmo confrontando correttamente i due parametri di qualità. L'ENOB è anche legato matematicamente ad un altro parametro che si chiama SINAD, cioè il rapporto tra segnale e rumore compreso di distorsione, con una formula matematica. Per chi volesse approfondire la sua definizione e la modalità di calcolo, rimando alle norme IEEE 1251 e 1057. Buone misure.